Io c'ho tanta fame. Ci avevano promesso una focaccia, quindi probabilmente Io tra so poco che arriva. le fa buona. Ah, Molto buona, molto buona. Eccoci qua! La focaccia promessa! Sicuramente sarà. la tagliamo? Sì, sì, subito. Brava! Una cosa E vediamo come si fa. Iniziamo parlando degli ingredienti: acqua, latte, lievito secco, zucchero, sale, farina ed olio di girasole o d'olio d'oliva. E per finire la focaccia, del rosmarino appena colto e del sale grosso. Cominciamo aggiungendo 517 g di farina nella planetaria. La scelta della farina è forse la scelta più importante, sia per la digeribilità che per la struttura della focaccia. Qui stiamo utilizzando la Caputo classica, una farina di media forza ed alta digeribilità. Controllate nella descrizione del video per alcune alternative e su come reperirle. Alla farina aggiungiamo 7-8 g di lievito, in pratica l'intero pacchetto, 18 g di zucchero e quindi mescoliamo velocemente gli ingredienti secchi prima di aggiungere i liquidi. Ovviamente il sale sarà l'unica eccezione, in quanto verrà aggiunto solo alla fine. Facciamo partire la planetaria con la foglia. Nel frattempo uniamo 130 g di latte a 250 g d'acqua. E per avere un inizio veloce di lievitazione riscalderemo la miscela nel microonde. L'obiettivo è portare il mix a 30 gradi circa. Ed ora lo aggiungeremo un po' alla volta. Quando finito, uniamo i 50 g di olio. Per inciso, non tutti gli oli sono uguali. La loro scelta condizionerà la sofficità finale della focaccia. Per esperienza diretta abbiamo notato come l'olio di girasole sia migliore dell'olio d'oliva. Utilizzeremo quest'ultimo soltanto per la superficie della focaccia. Non appena l'impasto forma una palla, è tempo di passare al gancio. Ed è anche il momento di aggiungere i nostri 13 g di sale. A questo punto il sale non inibirà più il nostro lievito. L'impasto finale dovrà risultare morbido ma non appiccicoso. E se necessario aggiungete 1 o 2 cucchiai in più di farina. Faremo andare così per 15 minuti a bassa velocità. Ed eccoci qui, abbiamo formato un'ottima maglia glutinica ed il nostro impasto è pronto per essere trasferito su di un contenitore ben oliato. Dovremo chiuderlo formando una bella palla. Ed infine copriamolo con della pellicola. Lasciamo lievitare a temperatura ambiente, circa 22 gradi in questo caso, finché raddoppierà in volume, all'incirca un paio d'ore. Ed eccoci qua. Ah, guardate che bello. Ora trasferiamolo sulla forma o teglia per la seconda lievitazione. Nel nostro caso useremo una semplice forma per torte da 25 cm di diametro. E la scelta del diametro è fondamentale per ottenere una focaccia alta. Diametri superiori ovviamente produrranno focacce più basse. Distribuiamo la focaccia uniformemente e copriamola con un sottile strato d'olio d'oliva. Terminiamo la nostra lavorazione facendo i classici buchi, premendo i nostri polpastrelli fino in fondo. Copriamo e lasciamo crescere per un'altra ora. Ed il gioco è fatto.
Nel frattempo triteremo del rosmarino, che useremo per la cottura. E mentre aspettiamo la nostra focaccia, vi ricordiamo di controllare nella descrizione del video per tutti i dettagli di questa ricetta. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di cliccare la campanella per più ricette di qualità. Ah, ma quanto è bella! Un giro d'olio per dare una doratura durante la cottura, sale fino ed una grandinata leggera di sale grosso. Stiamo usando il Maldon a scaglie per esaltare al massimo il sapore della nostra focaccia. Ed infine il rosmarino. Ecco fatto, pronti per andare in forno. Inforniamo a 180 statico e cuociamo per 25-30 minuti, o fintanto che la focaccia risulti ben dorata. Pronti! Ed ora è proprio il caso che si serva questa bellezza alle nostre nonnine affamate. Ma prima controlliamo il nostro lavoro. Vediamo? Dorata al punto giusto e croccante sul fondo. Che ci mettiamo in mezzo? Infatti sto Così pensando sarà la stessa squisita, cosa. però io penso che se ci mettiamo del prosciutto, un po' di Scamorza. scamorza, Sì. un Sciolta. bicchiere di vino di carta. Stiamo a Andiamo. posto. Poi cantiamo. Oh, sì. Non ci resta che tagliarla a metà e metterci quel caciocavallo sciolto e prosciutto che le nostre assaggiatrici hanno richiesto. E buon appetito! E non dimenticare di farci sapere nei commenti come vi è venuta la vostra focaccia. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so